Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fenadol, Proget Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 28 settembre 2021. Cos'ha Fenadol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fenadol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Fenadol? Fenadol ha un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda Proget Pharma SRL. Fenadol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Fenadol 100 mg 20 compresse a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Proget Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo diclofenac sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato. Indicazioni: affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, artrosi, reumatismo extraarticolare, stati dolorosi da flogosi di origine extrareumatica o post-traumatica. Trattamento sintomatico della dismenorrea primaria. Posologia: gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4.4. Posologia: adulti, come regola la dose iniziale giornaliera di 100 mg. Qualora i sintomi fossero più marcati durante la notte o al mattino, Fenadol dovrebbe essere assunto preferibilmente la sera. Nella dismenorrea primaria la dose giornaliera, che va adattata individualmente, è di 50-150 mg. Inizialmente si dovrebbe somministrare una dose di 50-100 mg e, se necessario, aumentarla nel corso di molti cicli mestruali, fino ad un massimo di 150 mg al giorno. La dose giornaliera andrà suddivisa in 2-3 somministrazioni. Pertanto, in tutti i casi in cui sia necessario somministrare dosi unitarie inferiori o superiori a 100 mg, devono essere impiegate altre forme farmaceutiche di diclofenac. Il trattamento dovrebbe iniziare alla comparsa dei primi sintomi e, in base alla sintomatologia, continuare per qualche giorno. Popolazioni speciali: anziani, 65 anni o più. In linea generale, non ha richiesto un aggiustamento della dose iniziale per i pazienti anziani. Comunque, sul piano medico di base, ha richiesta cautela, soprattutto per i pazienti anziani fragili o per quelli con un basso peso corporeo, vedere paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica, età inferiore ai 18 anni. Fenadol 100 mg compresse a rilascio prolungato non deve essere usato in bambini e adolescenti al di sotto dei 14 anni. Pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, NIE o significativi fattori di rischio cardiovascolare. I pazienti che presentano significativi fattori di rischio per malattia cardiovascolare devono essere trattati con diclofenac solo dopo attenta considerazione, vedere paragrafo 4.4. Compromissione renale. Fenadol è controindicato nei pazienti con insufficienza renale, GFR. 30 ml/min/1,73 m2, vedere paragrafo 4.3. Non sono stati eseguiti studi specifici in pazienti con compromissione renale, quindi non può essere definito uno specifico aggiustamento della dose. Si raccomanda cautela quando Fenadol è somministrato a pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 4.4. Compromissione epatica. Fenadol è controindicato nei pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafo 4.3. Non sono stati eseguiti studi specifici in pazienti con compromissione epatica, quindi non può essere definito uno specifico aggiustamento della dose. Si raccomanda cautela quando Fenadol è somministrato a pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, vedere paragrafo 4.4. Modo di somministrazione. Le compresse vanno deglutite intere, con un po' di liquido, preferibilmente durante i pasti, e non devono essere frazionate o masticate. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità agli altri analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei e in particolare verso l'acido acetilsalicilico.
Malattie epatiche pregresse. Ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Ultimo trimestre di gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4.6. Insufficienza epatica, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza renale, GFR 30 ml/min/1,73 m2. Insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IIV del NIA, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e/o vasculopatia cerebrale. In soggetti con emorragia in atto e diatesi emorragica. Come altri antinfiammatori non steroidei, FANS, Fenadol è controindicato anche in quei soggetti nei quali si possono verificare, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori, asma, angioedema, orticaria o riniti acute, reazioni di reattività crociata indotta da FANS, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Il prodotto non deve essere usato in corso di terapia diuretica intensiva. In caso di alterazioni dell'emopoiesi. Fenadol 100 mg compresse a rilascio prolungato Altresa controindicato in età pediatrica, 14 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Informazioni generali. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti interazioni comprendono quelle osservate con diclofenac compresse gastroresistenti e/o altre forme farmaceutiche di diclofenac. Litio. Se somministrato insieme ad altre preparazioni contenenti litio, diclofenac ne può elevare vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Fenadol insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Fenadol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fenadol durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Come per altri FANS, l'uso di diclofenac può alterare la fertilità femminile e non è raccomandato in donne che desiderino concepire. Deve essere considerata la sospensione di diclofenac vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che manifestassero disturbi della visione, capogiri, vertigini, sonnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac dovrebbero astenersi dal guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, tabella 1, sono elencate per frequenza, per prima la più frequente, utilizzando la seguente convenzione. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, a 0 yen 1, 10, 000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac. Il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito, emorragia gastrointestinale, diarrea, capogiri, tinnitus o convulsioni. Nel caso di avvelenamento significativo sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici. Trattamento. Il trattamento dell'avvelenamento acuto da FANS, incluso diclofenac, consiste essenzialmente in misure di supporto e trattamento sintomatico. In caso di complicazioni come ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria dovrebbero essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico. Terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non sono probabilmente di aiuto nell'eliminare i FANS, incluso diclofenac, a causa del loro elevato legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente tossico si può considerare l'utilizzo di carbone attivo, mentre dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente pericoloso per la vita si può considerare uno svuotamento gastrico, PS, vomito, lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatorio ed antireumatico non steroideo. Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate, codice ATC. M01AB05. Meccanismo d'azione. Fenadol contiene diclofenac sodico, molecola non steroidea con spiccate proprietà antireumatiche, antinfiammatorie,
proprietà farmacocinetiche, assorbimento. La quantità di diclofenac in modificato e di metaboliti idrossilati presenti nelle urine dimostrano che la quantità di diclofenac rilasciata è assorbita con una compressa di fenadolo a rilascio prolungato. Dati preclinici di sicurezza. Diclofenac. I dati preclinici degli studi di tossicità acuta e a dose ripetuta, nonché copyright quelli ricavati da studi di genotossicità, mutagenesi e carcinogenesi con diclofenac, non hanno mostrato alcun rischio. Elenco degli eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, amido, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, idrossipropilcellulosa, cellulosa acetoftalato, trietilcitrato, titanio diossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di fenadolo a base di diclofenac sodico sono Dealgic, Deflamat, Diclofan, compressa a rilascio modificato, Dicloreum, compressa a rilascio modificato, compressa gastroresistente, Fender. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.